Gökberk YLDRM e Cemre Arda in competizione internazionale. Faccia a faccia con il gigante spagnolo, Las Sabinas. La Valle Selvaggia contro Las Sabinas, una sfida inaspettata che ha incendiato il pubblico dentro e fuori dalla Turchia. Benvenuti sul mio canale YouTube, Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, se amate le storie ad alta tensione e le coppie che ribaltano i pronostici, iscrivetevi e sosteneteci. Qui raccontiamo ciò che accade quando il carisma incontra l'ambizione. Gökberk YLDRM e Cemre Arda, il trionfo internazionale dell'armonia. Eccoci, cari appassionati, davanti a uno dei più grandi fenomeni della televisione turca degli ultimi anni, la serie di successo The Wild Valley, conosciuta anche come Esref Rüya, con protagonisti proprio Gökberk YLDRM e Cemre Arda, due stelle che hanno riportato la Turchia al centro della scena mondiale. Come ha fatto questa produzione, candidata agli Emmy e alla Golden Rose, a conquistare il pianeta? Perché l'intesa tra questi due attori è diventata un caso globale? Se siete pronti, entriamo insieme in questo viaggio, dal dietro le quinte fino alle arene internazionali dove si sono scontrati con Las Sabinas. Quando si parla di televisione turca, oggi una delle prime coppie che affiora alla mente è proprio quella formata da Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Metterli nello stesso progetto, però, è stato per anni il sogno imprendibile dell'industria. Tra agende ingestibili, priorità diverse, pressioni dei brand, decisioni dei produttori e calendari di riprese che non combaciavano mai, la loro collaborazione sembrava una favola destinata a restare tale. Ma il destino, si sa, ha il gusto delle svolte che nessuno si aspetta, e così una delle possibilità più attese è diventata realtà. Gökberk aveva già riscosso attenzione internazionale ai tempi di Medcezir, per poi imporsi come volto amatissimo con i Cerde. Il suo modo di essere, calmo e impenetrabile, l'attenzione maniacale al dettaglio, la riservatezza che accendeva curiosità lontano dai riflettori, e un rigore quasi artigianale nella scelta dei progetti lo hanno reso qualcosa di più di un attore, un fenomeno. Cemre Arda, dal canto suo, ha trasportato la sua naturalezza dalla commedia romantica al dramma e viceversa, conquistando un pubblico vastissimo in Turchia e nel Medio Oriente. Con Evim e ADM Farah ha dimostrato che il suo talento non si ferma al sorriso radioso. C'è densità, c'è peso specifico, c'è verità. Il solo annuncio dei loro nomi affiancati in un copione aveva acceso commenti in tutte le case di produzione. C'era chi diceva, non devono nemmeno apparire insieme, basta vederli scritti nello stesso cast per far salire l'attesa. Yaban Vadi, nota all'estero come Esref Rüya, ha mantenuto quella promessa. Un universo unico dove il romanticismo si intreccia con l'intrigo, il potere, il pericolo, la lotta per la sopravvivenza. Non una semplice serie, ma un mondo con le sue regole, i suoi silenzi, i suoi sussurri. Anche il processo creativo è stato fuori dagli schemi. La preproduzione si è dilatata per 16 mesi. Gli sceneggiatori hanno scandagliato con cura millimetrica lo sviluppo emotivo dei personaggi, evitando scorciatoie. La regia ha chiamato consulenti europei per elaborare un linguaggio visivo capace di toccare le corde della serialità hollywoodiana senza perdere l'anima locale. Gökberk si è preparato con 3 coach diversi. Esref, l'uomo freddo e calcolatore che si protegge dietro il potere della famiglia, incapace di fidarsi, richiedeva una demolizione lenta del muro interiore, comprensibile e credibile. Nel frattempo, per diventare Nisan, Cemre ha studiato musica, ha passato ore sugli strumenti, ha trovato un registro vocale che normalmente non usa. Ha lavorato con esperti di linguaggio corporeo per restituire in ogni gesto la coesistenza di fragilità e forza. La troupe ha operato come se si trattasse di un film. Storyboard per ogni scena, esterni girati davvero in esterna, montaggio con transizioni dal respiro cinematografico, una palette cromatica disegnata su misura per le atmosfere della serie. Tutto questo si avverte già nel minuto 1 del pilot, un dettaglio che il pubblico non ha lasciato cadere nel vuoto. La prima puntata è subito esplosa tra le tendenze dei social, e questo non capitava da tempo con una narrativa così cinematografica in prima serata. Ma il segreto più potente non era nascosto nei budget o nelle location, era l'alchimia fra Gökberk e Cemre. Le prime indiscrezioni dal set parlavano chiaro, questi due si capiscono con un mezzo sguardo. In molte scene, raccontano, bastava un secco azione e il tech era già buono. Arrivavano preparati in modo quasi spiazzante.
Con la messa in onda, i commenti si sono moltiplicati. L'intesa negli occhi, la profondità emotiva degli scontri, la tensione nelle pause, la verità delle scene d'amore. Video fan che macinavano milioni di visualizzazioni su YouTube, spezzoni che diventavano virali su TikTok, e quell'estetica magnetica che su Instagram rimbalzava come un editoriale di moda. Ma quella chimica non era un caso. Secondo la produzione, lavorano sostenendosi. Se una scena si fa ardua, si spingono a vicenda. Il rispetto reciproco in sala creazione diventa armonia sentimentale sullo schermo. Se in Turchia l'impatto era stato forte, la vera rivoluzione è avvenuta con la distribuzione globale su Prime Video. In America Latina, Gökberk era già una presenza familiare. Cemre, regina delle rom-com, era attesissima. Insieme hanno generato un pubblico nuovo. In Argentina, nella settimana del debutto, la parola Vasi Vadi è stata usata 1,3 milioni di volte sui social. La critica spagnola ha parlato di ponte perfetto tra dramma europeo e sensibilità turca. È qui che la rotta con la Sabinas si è tracciata con nettezza, fino a trasformarsi in una vera sfida. Da un lato l'eleganza tesa di Esref Ruya, dall'altro la solida macchina emozionale della serie spagnola. L'Eco è arrivata all'Unione Europea di Radiodiffusione. Esref Ruya è stata selezionata finalista alla Golden Rose, uno dei riconoscimenti più prestigiosi in assoluto. Un traguardo sacro. Non solo per la serie, ma per l'intera industria turca, capace di giocarsela alla pari con i colossi del continente. Il 2025 è diventato un anno simbolo. Ritorno alle Sabine correva per un International Emmy, mentre Vasi Vadi, Esref Ruya, inseguiva la Golden Rose. In mezzo, una competizione feroce, i titoli di TV e dalla Spagna, le mega produzioni latinoamericane, i drammi europei dal budget senza fondo. La giuria, però, ha puntato l'attenzione su 4 fuochi. La chimica degli interpreti, il realismo visivo, la qualità cinematografica, l'intensità emotiva. E così l'effetto Gökberk che Cemre ha inciso direttamente sui punteggi. Le voci dal set raccontavano che le loro performance si amplificavano a vicenda. La chimica era talmente intensa che lo spettatore finiva per sentirsi testimone di una collisione dolce e devastante tra 2 mondi emotivi. Naturalezza e ardore trattenuto, ecco la ricetta. È quell'intensità a generare un'onda dinamica che corre in ogni sequenza, anche quando la trama si fa più ferma. Per quanto robusta, The Wild Valley non avrebbe toccato tali vette senza questa sinergia. Gökberk, fin dai primi passi, ha mostrato una duttilità rara, illuminando con la stessa maestria le zone d'ombra e quelle di luce dei suoi personaggi. Lo si è visto, in forme diverse, in Medcezir, in Icerde, in Terzi, costruendo un metodo in evoluzione continua. Cemre, energica e spontanea, è nota per l'espressività limpida e per una naturalezza che conquista senza sforzo. Ha cementato una base di fan con Evim, Ask Taktikleri, Dodun e Vukaderindir, Ayalperest. L'incontro di questi 2 mondi così distinti in Vilified Valley ha offerto al pubblico un'esperienza televisiva con respiro da sala. La chimica si percepisce fin dai primi minuti. A rendere vive le scene non è solo la scrittura lucida, ma la capacità dei 2 di reagire in tempo reale alle vibrazioni emotive dell'altro, sincronizzando respiri e pause come se fossero prove di orchestra. Tra i corridoi della produzione girava una frase che li definisce meglio di qualsiasi analisi: non recitano su un palco, funzionano come un sismografo di emozioni. Il taglio di sguardo penetrante di Gökberk e il dinamismo pulsante di Cemre trasformano le immagini in momenti esplosivi, spesso la calma che precede la tempesta. Il pubblico non osserva soltanto il viaggio che lentamente riduce la distanza tra Esref e Nisan, lo vive. Gökberk porta dentro le scene una quiete compressa e controllata. Cemre immette intensità, imprevisto, scosse improvvise. 2 opposti magnetici che, uniti, creano ritmo. Il regista lo ha detto senza giri di parole, si completano. Se uno è fuoco, l'altra è ghiaccio. È questo contrasto a rendere ogni incontro visivo ipnotico, anche quando i personaggi quasi non parlano. Serie come Medcezir, Kara Sevda, Erkençikus, Sasiet avevano già fatto scuola oltre confine. Ma Yaban Vadi, con la sua miscela di romanze, dramma, suspense e un impianto visivo di prima fascia, ha tracciato una categoria nuova, capace di sedurre chi cerca emozione e chi pretende qualità filmica.
E nel frattempo il confronto con la Sabinas continuava a montare, episodio su episodio, recensione su recensione, fino a diventare il leitmotiv delle serate di gala. Chi avrebbe resistito di più nelle giurie internazionali? Cari spettatori, questa è la storia del successo globale di Yabam Badi, un racconto che ha rapito il mondo anche e soprattutto grazie all'energia irripetibile tra Gökberk Filonelle DRM e Cemre Arda. Se la loro sintonia vi ha avvolti come ha avvolto noi, sostenete il canale con un like e un'iscrizione. Qui, su Stelle Turche Rivelate, continueremo a seguire da vicino l'avventura di Esref e Nisan, le mosse dei produttori, i prossimi scontri con i colossi stranieri, e naturalmente ogni sussurro che arriva dal set. Le competizioni passano, i trofei si mettono in bacheca, ma certe alchimie restano, e sono quelle che ci riportano davanti allo schermo, all'ora esatta, con il cuore in allerta e il fiato sospeso. Alla prossima, e che la storia continui.